Ciao ragazzi, sono Caro De Lucis e benvenuti a Milano Autoclassica all'asta RM Sotheby's. Qui ad Autoclassica va in scena la 2000 ruote, asta organizzata da RM Sotheby's che appunto mette all'asta una delle più grandi ex collezioni personali in Italia. A commentare un po' la marea infinita di auto ho qui con me il grandissimo Marchettino. Ciao ragazzi! Adesso iniziamo a fare una passeggiata, venite con noi, commentiamo un po' di macchine e vediamo che perle ci sono. Allora Marco, le macchine sono veramente tantissime, ci metteremo un secolo a commentarle, ne scegliamo poche, Marco, guai a te. L'F40, l'F40. E l'F40 è dall'altra parte della sala. Ragazzi, c'è un capannone intero di macchine fino là dietro. Cercherò di tenerlo nei 10 minuti, sto video, ve lo dico subito. Sarà dura. Allora, iniziamo subito, va? Perché qua, facciamo così. Così. Allora, 575 Super America. A me piace un sacco. Io non sono un grande fan, però puoi capire che la configurazione mi piace. Certo Marco, tu sei un uomo di classe, la Ferrari ci va blu. Qualsiasi cosa ci va blu. Poi subito di fianco una 599 manuale. Marco, tu hai qualche esperienza, vero, con la 599 manuale? Ho bruciato un po' di gomma. Andiamo a vedere per testimoniare che si tratta di una manuale. Ed è stata battuta a 480.000 euro. Pazzesco. 480.000 euro per una macchine che fino a un paio di anni fa eravamo sulle cifre. Valevano meno delle 599 col cambio F1. Adesso le 599 con il cambio F1 valgono Dai 130.000 euro. questa perché c'ha il manuale mezzo milione di euro. E il mondo delle auto classiche o comunque particolari è folle. Continuiamo, siamo da questo lato qua, continuiamo, perdonate il gioco di telecamera che sarà terribile in questo video, ma 512 BB, bella da matti. Io per le edizioni speciali Ferrari sono un uomo McLaren, non è come sapete, però io per un 550 barchetta Gialla poi. giallo, È proprio bello. rigorosamente manuale, 550, bella, veramente strepitosa. Gira. Oh! Ecco, questa è subito una delle perle qui a 2000 ruote, Bugatti EB110, Colore strepitoso. colore il classico EB110. Ormai si vedono solo più di blu le EB110. Sì, o blu o grigio. O blu grigie, è vero. A quanto è stata battuta Questa la... 550.000 euro. 5, cosa sto inquadrando? È lo Scusate, schermo girato. Ho lo schermo girato. Tac. Ah? 550. Solo. Più diritti d'asta, quindi un 12% battuto. Quindi un 600.000 euro. Beh, se chiedete a me, un gran bell'affare, voglio dire. Con una 599 manuale che mi costa mezzo milione di euro, ne B110, ci sta. Continuiamo. Qui ha 2000 ruote anche tantissime moto.
Marco mi indica subito, mi distrae dalle moto. È o non è una delle Porsche più belle mai fatte? Eh sì. La Carrera GT in quest'ultimo periodo, grandissima rivalutazione, è stata battuta a... 680.000 euro, diciamo che è un prezzo giusto sull'attuale valore di mercato. Sì, insomma, fin quasi poco per quello che penso io. In fondo ricordiamoci che questa macchina qua era diretta concorrente della Ferrari Enzo, che adesso viene battuta a Più di 1,5 milioni di euro, Lenzo. sostanzialmente anche concorrente della MC12, che poi vi farò vedere. Quindi, per carità, se pensate che fino a qualche anno fa si trovavano sui 300-400 mila euro, Hanno avuto un picco basso di 250.000 euro. scandaloso. Dino, molto bella. Riprendiamo questa camminata, che ho già notato che il video verrà sui 20 minuti invece dei 10 promessi, non importa, vabbè, state con noi. 360 challenge stradale. Fantastico. La configurazione è media. Fantastico. Andiamo a vedere. Sono ancora aperte le macchine? Sì, ma secondo me ti fa stare. Perché queste sono già vendute. Tutte queste macchine ricordiamo che sono già state vendute. Ce ne sono ancora un pochettine che sono in corso di battitura in questo momento, ma queste sono già state vendute, quindi qualche fortunatissimo si porta a casa questa stupenda full black 360 challenge stradale. Uno dei sound migliori della storia Ferrari. Posso confermare. Senza problemi. Poi non so se l'avete intravisto, interno pelle rossa, Molto raro l'optional dei vetri. del non è vetro che in Lexan. come le 360. Sì, è vero. Challenge. Molto bella. Passiamo dalla Ferrari da... Quanto stanno le 360 CS? Questa non so quanto l'hanno battuta, però il suo valore 160-180 mila euro, da quelli che sono. Madonna. Dicevamo, da 200.000 euro di Ferrari a 50 di BMW, Forse anche qualcosina di più questa l'hanno battuta. però BMW Z1, come magari avete già visto nel mio canale, io l'ho guidata una volta, una Z1, grazie ai miei amici di Bernocco Porsche. Una macchina spettacolare. Portiere a scomparsa, la grande caratteristica di questa macchina, capottina, bella da morire. Continuiamo, un touch, 25esimo anniversario, giriamo a favore di telecamera. Bella 25esimo. Gli anni 80 qui davanti. In una macchina, se gli 80 fossero una macchina sarebbero questa. E quella. Testa rossa. Qui possiamo permetterci di fare un po' i nerd. Sì, abbiamo il monodado, cerchio molto ricercato, ma abbiamo il doppio specchietto. Tutti i collezionisti, quelli più importanti, cercano il monospecchio monodado. È la versione più particolare per i collezionisti. Specifica, super particolare, sicuramente la più rara e costosa. Questa magari è incredibile, ha lo specchietto in più e costa di meno. Ferrari. Continuiamo. Che bella, 996 GT2. Proprio bella, molto particolare. Molto particolare, bianca. Sapete che io sono appassionatissimo di Porsche. 996, poverino, è sempre stato un modello un po' meno amato dal pubblico, dalla critica. Primo modello con il raffreddamento a liquido, però il GT2 è tanta roba. Continuiamo. Dove andiamo? Ragazzi, della scena. qua le macchine sono infinite. Abbiamo qua una mattissima da marchettino. Qua Marco, illustraci la tua passione per la vuoto vantage. Avrei dovuto partecipare all'asta, giuro. È stata battuta a 44.000 euro, veramente un buon prezzo. Veramente un buon prezzo per una macchina, sembra più che in ordine, manuale rigorosamente. Sì. Continuiamo, e qua invece andiamo su una delle mie preferite, e così guardiamo anche la bestia che c'è dietro. Ragazzi, io adoro le 355 Cab Spider, gialla, capottina blu,
Buon, per me è il top. Io vado fuori con una macchina del genere. E poi questa bella culona Murcielago, venduta a... Questa mi sembra 150.000 euro. Prezzo giusto secondo me. Manuale. Quanti di voi guiderebbero una Murcielago col manuale? Io no. Se vuoi essere onesto, la lascio agli altri. Bella, però. Era offerta a Tra i 140 e 165. Perfetto, ci stava. Tante macchine invece, da come abbiamo potuto vedere, sono state vendute poi effettivamente a parecchio più di quello cui era previsto. Sì, no? La cosa sconvolgente è che molte macchine sono state vendute a prezzi da capogiro. Prezzi da capogiro, andiamo a vedere l'MC12. A proposito di prezzi stellari, Maserati MC12. Forse la macchina più incredibile di quest'asta, mi pare. Quasi sicuramente. Allora, giriamo la telecamera e la osserviamo per bene. Allora, 50 al mondo, e questo lo sappiamo. Gemella Corsaiola della Enzo, e questo lo sappiamo, ma fino a un paio d'anni fa, siamo onesti, nessuno voleva l'MC12. Tutti preferivano la Enzo, l'MC12 misconosciuta, non esiste, che brutta, che brutta. Adesso invece, l'altro giorno, questa MC12 è stata battuta a 2,7 milioni più diritti d'asta, che fa 3 milioni e 24.000 euro. Quindi siamo sui 3 milioni di euro abbondanti per un MC12. Cifra assurda. Ora, secondo me li vale, onestamente. Un look strepitoso, una vera astronave. Forse merita anche più della Enzo, in fondo ce ne sono parecchie meno, Sì. però prezzo astronomico. Interrompiamo qua in questo primo settore e adesso andiamo laggiù, oltre il palco, dove ci sono altre macchine altrettanto interessanti. 20 minuti di video, state con noi. So, what can you do when you're head and you have access to millions and millions of euros? Nuova zona di macchine, si continua. Marco, io sono già stanco, siamo a metà, io sono già stanco. Sono stanco, siamo arrivati dove volevo vedere fino all'inizio. Allora, Ci fermiamo qui, basta. ci fermiamo qui. Per Marco ci fermiamo qua, ragazzi, sappiatelo. Ferrari F40. Che bello. L'unica inimitabile. Ma le hanno fatte solo rosse l'F40? Facciamo passare i ragazzi. Non ho ancora capito se effettivamente in via ufficiale alcune sono uscite non rosse dalla fabbrica. Ancora non ho capito. Perché, siamo onesti, si vedono solo rosse e con il gusto moderno che abbiamo dei colori, in effetti io vederla bianca, gialla, un bell'argento. C'è, però non ho capito se sono ufficiali. E poi la rivale del periodo, subito dietro, questa è la mia, porschista da Devo sempre. dire che non mi ha mai entusiasmato quando No? F4, pur essendo Ma allora, due dirette. siamo onesti, anche a me la 959 non è che entusiasma, siamo onesti, nel senso che sì, è un esercizio tecnico fantastico, ha delle valutazioni sempre un po' fluttuanti, è sempre stata un po' o sul mezzo milione di euro, adesso sono più verso sul milione di euro. Meno emozionale sicuramente rispetto all'F40, che è Assolutamente. tutta un'altra roba. Però gran bel pezzo comunque.
Continuiamo con questo gran bel terzetto 997 GT3 Mark I, 430 scude e 997 GT2, tutte grandi edizioni speciali, super ricercate in questo periodo, soprattutto ovviamente la scude. Tu sai già quale prenderai tra le tre. Ma perché tu sei un ferrarista, Marco, non fai testo? Però davvero fantastico, una spec strepitosa. È proprio bella la 100. Argento Nürburgring, come mi sottolinea il mio amico ferrarista. Bella, proprio bella, davvero davvero bella. Ma anche il GT2 a me non dispiace. Marco, io non so te ma sono stanco morto. Abbiamo camminato avanti e indietro per queste macchine una quantità di volte incredibile. Anche perché in questo video ne avete viste alcune, solo le perle, ma qui le macchine sono davvero tantissime. Di tutti i tipi, vecchie Alfa Romeo, vecchie Lancia, vecchie Ferrari, Porsche moderne, macchine da corsa, Formula 1, di tutto. Io qui appunto vi ho fatto vedere solo le perle, però devo concludere questo video, spero vi sia piaciuto. Ringrazio il mio amico Marchettino per la collaborazione, vedrete sul suo canale un video simile, mi raccomando andate a guardarlo. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i prossimi contenuti. State bene ragazzi, ciao! 900,000 with 900 early for the Porsche 1988 959 Comfort at 900,000, and I'm selling a Judico at 900,000 euros. Well done, Daniel. 900,000 euros. Incredible, it's insane. I mean, I thought it had to reach €1,000,000, but nonetheless, such an impressive result. And selling at 920,000 euros. 920,000, well done. Awesome. 920,000 euros. My prediction was pretty right. 636.